Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto a vedere come andrà la settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Vediamo. Partiamo con questa falce che indica un inizio un po' in tensione, nel senso che probabilmente avete esigenza di chiudere con alcune situazioni, oppure possono esserci degli impedimenti che possono creare dei disturbi, delle tensioni anche a livello relazionale. Solitamente è legata a tutte quelle situazioni in cui noi abbiamo raggiunto un po' il culmine della sopportazione e quindi abbiamo bisogno proprio di tagliare di netto qualcosa. Magari abbiamo esigenza di cambiare atteggiamento, magari abbiamo bisogno di alleggerire il carico, il peso. È comunque una carta di soddisfazione, quindi vuol dire che se ci muoviamo, se agiamo in qualche modo, ovviamente in modo netto, chiaro e semplice, a volte riusciamo ad ottenere i risultati. Ed effettivamente si possono già vedere nel corso della settimana, perché queste sono carte molto positive, soprattutto il bouquet indica riuscita, indica delle novità, maggiore tranquillità, spensieratezza. Di sicuro c'è un qualcosa che arriva a voi, magari come aiuto, come supporto, a volte può essere un dono, una riconciliazione, qualcosa che si sistema e si risolve, soprattutto nell'ambito strettamente personale, della casa, della famiglia, magari anche dell'amicizia. Può essere anche qualcosa che si risolve in ambito lavorativo se ad esempio lavorate da casa. Questa può anche indicare i luoghi più stretti e che frequentiamo maggiormente e quindi indica proprio maggior serenità e sicurezza. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, abbiamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente chi non è interessato o chi vuole anche informazioni riguardo amicizia, famiglia, consiglio di ascoltare e di adattare a quello che vivete. Troviamo l'anemone. L'anemone un po' si connette a quello che vi stavo dicendo di un inizio un po' in tensione, ma non è negativa, ci vuole dire che comunque c'è qualcosa di bello, qualcosa di positivo o anche delle tensioni che si sciolgono abbastanza in fretta, magari di cogliere quello che è bello, di lasciare andare un qualcosa che non funziona, perché effettivamente sia la Viola sia la Ninfea ci stanno dicendo che probabilmente ci stiamo addentrando in un terreno abbastanza minato e che il rimanere fermi nelle proprie posizioni, nelle proprie idee può creare ulteriore disagio, conflitto, quindi lasciamo andare l'ostinazione, possiamo abbracciare magari un gesto di conciliazione o qualcosa insomma che può portare serenità, e allora possiamo dare una svolta importante. Altrimenti, nella peggiore delle ipotesi, si vede un continuare e procedere in una situazione che non funziona, oppure in alcuni
atteggiamenti che non aiutano nessuno. E infatti qui si vede in realtà l'opportunità di riequilibrare, di risistemare nelle coppie, anche nelle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, però c'è quel blocco, c'è quell'ostinazione che effettivamente deve essere superata. Consiglio con queste carte magari di programmare bene alcune cose, perché possono esserci degli intoppi. Infatti anche la falce può indicare un taglio netto di alcune cose che avete pensato, che avete valutato, e magari di prepararvi un piano B di riserva. Questo vale anche per i single, e in più posso dire per voi che ci sono delle cose che magari vi stanno preoccupando. Allora, se state frequentando, conoscendo una persona, alti e bassi o situazioni che non vi convincono del tutto, possono portare sia tensione e conflitto con gli altri, sia anche per voi stessi. Quindi l'umore che si rabbuia, l'umore dove c'è tensione, dove c'è una fase di confusione e di incertezza. Se non c'è proprio nessuno, magari purtroppo è un periodo in cui non ci sono grandi stimoli, o se c'è qualcuno che vi interessa, forse o non fa il caso vostro, o al momento non ci sono possibilità e sviluppi. Magari qualche novità in realtà può esserci, come vediamo dalle energie principali, però forse non è quello che si avvicina alle vostre esigenze e a quello che state cercando. E adesso vediamo la parte del lavoro, delle finanze, le questioni più pratiche. Allora, troviamo la carta fedeltà, molto interessante, perché per noi stessi ci indica fedeltà, pazienza e costanza ai nostri impegni, ai nostri obiettivi e alcune idee che vogliamo mettere in moto. Magari è consigliata, diciamo, per certi aspetti, la conservazione, la prudenza, l'attenzione, il risparmio anche delle proprie energie per non disperderle. Magari se avete bisogno di aiuto e sostegno, soprattutto se per alcuni aspetti vi sentite particolarmente stressati e avere troppe incombenze, allora queste possono indicare l'aiuto di qualcuno. Questo è molto interessante perché Imeneo si riferisce a dei cambiamenti importanti che sono in fase di sviluppo o che si stanno preparando ad accadere, e allora ci vuole dire che è il momento adatto per un'intesa, per un'unione, per valutare un qualcosa riguardo una notizia che è in arrivo, anche il contratto stesso, possono esserci dei nuovi progetti, dei nuovi propositi o qualcosa da intraprendere per migliorare qualche aspetto della vostra vita, sia lavorativa che economica, finanziaria in genere. Quindi sono privilegiati proprio gli accordi, e non solo, qualcosa che riguarda il contratto, assolutamente sì, magari chi già ha iniziato può trovarsi a firmare un contratto, oppure c'è realizzazione, nel senso che finalmente ci sono nuovi sviluppi per la vostra ricerca, i nuovi contatti, delle proposte effettivamente da valutare, e che quindi finalmente ci lasciamo alle spalle delle situazioni che per alcuni possono essere stati veramente difficili in questo periodo, anche a livello finanziario, nel senso di spese o di altro genere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!